Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati ancora una volta dagli amici di Auto Club Group che ci stanno dando l'opportunità, dopo averla visionata completamente nei suoi esterni e interni in tutte le novità, la nuova Citroën C3 nel suo restyling di fine 2020. Oggi, finalmente in questa gelida giornata, è arrivato il momento di provarla insieme a voi in un test su strada, quindi non esitiamo ancora, portiamolo un po' e vediamo come si comporta in ambito cittadino, ma non solo. Ci troviamo finalmente al volante della nuova Citroën C3, quindi nel suo restyling 2020. Come vi ho anticipato, per quanto riguarda gli esterni con le sue dimensioni, l'auto non è stata stravolta nemmeno dal punto di vista interno. Vi abbiamo parlato dell'estetica della vettura in questo video qui in alto nelle schede, quindi poi alla fine di questo potete andarvelo a vedere, ma vi dico che la qualità generale non cambia molto. Troviamo materiali prettamente plastici sui pannelli porta, anche sulla parte alta della plancia, e a seconda dell'allestimento scelto per l'abitacolo la plancia in sé cambia per la scelta di design ma anche di materiali, perché nella versione base abbiamo tutta una superficie scura in plastica lato guida e in nero lucido lato passeggero, ma appunto ci sono ulteriori versioni che presentano un cuscinetto in pelle per un allestimento un po' più, chiamiamolo, elegante, mentre il terzo ha a disposizione un effetto legno per la plancia stessa. A proposito della plancia, il look generale della parte centrale è molto interessante. Troviamo delle bocchette nella parte alta, che è inusuale ma comodo, perché magari in estate, se ci troviamo soprattutto in una città come Bari con il caldo e vogliamo utilizzare l'aria condizionata nella temperatura più gelida che esista, non andremo a colpire con il getto d'aria lo stomaco, ma appunto una direzionalità più verso il petto. Subito sotto il display da 7 pollici dell'infotainment. Ora non mi dilungherò troppo, perché magari iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello, perché vi potremo portare in un focus della tecnologia di bordo della C3 nel restyling 2020. Però lo schermo da 7 pollici è piuttosto ben leggibile, ci sono alcune criticità, ma le funzionalità di base ce le ha praticamente tutte. Chiaro, a seconda delle versioni può esserci come può non esserci il navigatore a disposizione con un sistema TomTom, però in generale abbiamo la connettività di Android Auto ed Apple CarPlay raggiungibili direttamente dal pulsante a sfioramento del navigatore stesso, e quindi potremo utilizzare ad esempio le mappe integrate nello smartphone. Oltre a questo abbiamo anche la radio DAB e il controllo di varie funzionalità di cui vi parlo a breve lato guida. Una criticità che ho notato di questo sistema è il fatto che purtroppo il controllo dell'aria condizionata dal punto di vista delle funzioni principali è unicamente a sfioramento. In basso troviamo i pulsanti semplicemente per andare a sbrinare parabrezza e lunotto, quindi dovremo controllare tutto da qui, ed è consigliato ovviamente di farlo non in marcia ma a macchina ferma, perché la posizione, che è la seconda criticità di questo schermo, andrà a togliere un po' di attenzione, quindi a distogliere lo sguardo dalla guida per abbassarlo sullo schermo dell'infotainment stesso. Spostandomi però con il mio sguardo davanti ai miei occhi, noto cosa? Il volante, che presenta anch'esso dei materiali leggermente più soft touch rispetto a quelli che si ritrovano in giro per l'abitacolo. Abbiamo i pulsanti per controllare i media, il controllo vocale, il volume, dietro un satellite che ci dà accesso al cruise control, che è uno degli ADAS disponibili su questa vettura. Gli altri ADAS sono infatti, a seconda delle versioni, la frenata automatica d'emergenza. Di base abbiamo su questa il riconoscimento della segnaletica stradale, sugli specchietti lato guida e lato passeggero a disposizione la spia per il sensore dell'angolo cieco, e anche l'avviso acustico per quanto riguarda il momento in cui magari inavvertitamente stiamo uscendo dalle linee della corsia. Un elemento che sicuramente ci ha colpito molto durante questa nostra prima esperienza a bordo del restyling 2020 della C3 è l'imprinting generale della vettura, un imprinting che va un po' in controtendenza con quello delle altre vetture di questo segmento, che giocano molto spesso nel ruolo delle sportive. Sarà che il gruppo magari può richiamare, ma sembra come se l'auto voglia imitare alla lontanissima la parentela con le DS. Infatti il comfort è quello che è stato messo al centro dai tecnici di Citroën. Primo fra tutti quello dei sedili. Abbiamo a disposizione gli specifici sedili Advanced Comfort, che hanno un bel profilo per quanto riguarda i fianchetti di schienale e seduta,
prettamente nella parte anteriore dell'abitacolo, quindi dedicata a chi guida e al passeggero anteriore, ma non solo, perché abbiamo una schiuma rinnovata che riprende quella che, se vi ricordate, abbiamo testato a bordo della nuova Citroën C4, il cui test drive lo trovate qui in alto nelle schede, con appunto una schiuma maggiore di 1,5 cm, che quindi riesce un po' ad assorbire meglio il corpo di chi siede su questi bei sedili e sicuramente garantisce un comfort di marcia anche in quelle situazioni nelle quali magari ci troviamo a circolare per tanti ma tanti chilometri. Oltre a questo, l'imprinting confortevole della vettura è dato dalla taratura dell'assetto, anch'esso tutt'altro che rigido, molto comodo, morbido, assorbe molto bene le asperità del manto stradale e abbiamo provato tra l'altro la vettura in diverse situazioni, anche delle velocità un po' più sostenute. Chiaramente in curva, come è ovvio che sia, si sente molto l'altezza da terra di quest'auto con un po' di rollio, ma a livello di stabilità non abbiamo avuto nessun tipo di problema, l'auto è rimasta sempre ben incollata all'asfalto. Nel capitolo sulla dinamica di guida di questa vettura non posso ovviamente esimermi dal parlarvi della risposta dello sterzo. Uno sterzo piuttosto duro, non ovviamente d'auto sportiva, che risponde bene ma che chiaramente nell'ambito del comfort generale della C3 Restyling non è molto comunicativo, insomma si sente che è filtrato e la risposta non è esattamente immediata. Quella che piuttosto immediata e mi ha colpito molto è quella dei freni. Freni molto pronti, chiaramente non abbiamo potuto fare un test in pista inchiodando perché la stiamo provando nel traffico, ma godono di un ottimo mordente e anche gli spazi d'arresto non sono niente ma niente male. Ripartendo dalla fase di frenata, parliamo un po' della visibilità di marcia. Secondo noi il parabrezza dona un'ottima visibilità anteriore. I montanti anteriori non sono esattamente sottilissimi, ma siamo aiutati dal triangolo che si trova dopo il finestrino laterale, che va un po' a donarci un po' di visuale in più in quelle situazioni nelle quali magari mancando sarebbe occultato. Mi ha sorpreso, contrariamente alla tendenza delle auto più moderne, il fatto che anche l'1.8 dà una visibilità posteriore piuttosto buona, qualora ci trovassimo magari in una situazione in cui non ne abbiamo e vogliamo essere aiutati. Al centro di questo display da 7 pollici, che tra l'altro, piccola nota, ha dei bordi belli cicciotti, belli importanti in questo nero lucido, abbiamo a disposizione, oltre ai dei sensori disponibili anche anteriori sul restyling, di una retrocamera di parcheggio da una buona risoluzione. Ma a livello di motorizzazioni, questa vettura si fa rispettare, la gamma ne ha 3. Parliamo dei propulsori benzina, entrambi 1200 da 83 o 110 cavalli, e un diesel gasolio Blue HD 1500 da 102 cavalli. Il gasolio è abbinato unicamente al cambio manuale 5 marce, che è lo stesso in dotazione alla versione che stiamo provando, quindi il 1200 PureTech da 83 cavalli. Il benzina da 110 invece ha in dotazione come scelta, oltre al manuale 5 marce, anche il fluido EAT6, quindi automatico a 6 rapporti. Parliamo però di ciò che stiamo guidando adesso, un motore che secondo noi, dopo averla provata in varie situazioni, quindi anche tratti extraurbani, ci sentiamo di consigliare solamente a chi è sicuro di utilizzare la propria vettura nel quotidiano solo ed unicamente in città. Perché ragazzi, abbinata ad un cambio manuale 5 marce, la rumorosità del 3 cilindri 1200 si fa sentire molto. Stiamo parlando di una velocità intorno ai 120 km/h, nella quale l'auto va a oltre 4.000 giri, secondo noi un po' esagerato, anche perché l'insonorizzazione della vettura è nella media, ma ricordiamoci che è nella media delle vetture urbane, quindi la rumorosità si fa sentire e anche parecchio. In città questo problema non l'abbiamo avvertito, un motore che gode di, se vogliamo, poche vibrazioni rispetto ai classici 3 cilindri. Mi vengono in mente le vetture italiane che montano motorizzazioni a 3 cilindri e quindi si comporta piuttosto bene. Però insomma, un motore che ha un buono spunto, però solamente ed unicamente in città. Prima di riportare la C3 in concessionario, capitolo doveroso da affrontare è quello dei consumi. Come anticipato, abbiamo portato la vettura in un test inizialmente in città, per poi fare un percorso in strada statale e infine di nuovo in città, dove ci troviamo in questo momento. Dal trip, quindi dallo schermo LCD davanti ai miei occhi al centro, possiamo modificare le varie visuali con il pulsante dedicato proprio al trip sul satellite di destra, e vi dico che
Il consumo medio in litri su 100 km di percorrenza è stato di circa 6,8, quindi un dato tutto sommato molto ma molto buono per un propulsore a benzina di questa capacità. Tra l'altro, ultimo appunto relativo proprio al propulsore 1200 da 83 cavalli benzina, questa è l'unica versione della C3 che può essere guidata dai neopatentati. La nostra breve esperienza con la nuova Citroën C3, il suo restyling del 2020, purtroppo termina qui. L'auto, tra l'altro, come vi abbiamo anche detto nel nostro primo walk around, mantiene comunque tutta la sua personalità, con le sue 97 combinazioni di colore, con i vari allestimenti e stili degli interni, i cerchi, gli sticker, insomma tutto ciò che l'ha caratterizzata sin dalla versione pre-restyling. Tra l'altro quella che abbiamo guidato non ha il prezzo di partenza di circa 14.000 euro, ma si avvicina più ai 17.000 con i vari optional e in generale tutti quanti gli equipaggiamenti di serie in base alla versione. Volete sapere però quali sono questi allestimenti? Cliccate sul video qui in alto nelle schede perché ve ne abbiamo parlato nella nostra configurazione completa. Tra l'altro, ultimo dato prima di andare via perché fa veramente freddissimo, la versione che abbiamo guidato con delle emissioni di circa 97-99 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso rientra all'interno dell'ultima fascia degli eco bonus statali, quindi il prezzo può ulteriormente scendere in base chiaramente alla versione che deciderete di acquistare. Ora, io vi chiedo quali sono i vostri pensieri, scrivetemeli qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel pollice in su. Ringrazio voi per aver visto questo video e gli amici di Auto Club Group per avercelo concesso. E come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e cercateci praticamente su tutte le piattaforme social e il nostro sito che vi vengono in mente digitando wedrive.tv.